benvenuti per il progetto di oggi. Allora, oggi vi mostro come realizzare questa borsa con la lana Ginger. Eccola. Nel box informazioni, come sempre, che si trova sotto al video, trovate tutti i dettagli per l'eventuale acquisto. I materiali sono della Filati 3 Sfere. Ma andiamo a vedere nel dettaglio come è realizzata la nostra borsa. Allora, per il nostro tutorial ci occorreranno 3 gomitoli da 100 g di lana Ginger, una coppia di manici da 60 cm, questi li trovate sul sito con abbinato il fondo 30x10. Io non ho usato il fondo, ma volendo potete anche usare anche il fondo poi per altri progetti. In più ci occorreranno 3 coppie di calamite con alette, di cui 2 le posizioneremo nei lati e una al centro. Inoltre 2 fogli di feltro da 2-3 mm. Tutti i materiali li trovate sul sito di 3 Sfere Shop. Nel box informazioni, come sempre, vi metto il link per l'eventuale acquisto. Quindi vi faccio vedere, guardate, c'è la base, abbiamo un pannello che farà da davanti, base e dietro, e 2 laterali. Questa è la lavorazione molto semplice a punto basso, quindi è una borsa che può essere realizzata tranquillamente anche dalle principianti. Detto questo, passiamo al tutorial. Per il nostro tutorial vado ad usare la lana Ginger, che è un acrilico lavabile in lavatrice, e ogni gomitolo si presenta in confezioni da 100 grammi. L'uncinetto consigliato è il 5 o il 6, quindi in base alla lavorazione voi andate a decidere che uncinetto usare. Io, siccome vado a lavorare il punto basso, lavoro con uncinetto numero 6. Per il nostro progetto andiamo a mettere su 35 catenelle con uncinetto numero 6. Fatto questo, iniziamo entrando, vedete, in ogni punto dal nostro uncinetto, però io vado a prendere l'anellino dietro, vedete, invece di entrare normalmente all'interno della catenella, giro e inserisco l'uncinetto dietro l'anellino e lavoro delle semplici maglie basse. Vedete, invece qui abbiamo le 2 asole della catenella, io giro e lavoro le maglie basse in questa maniera qui. E lavoriamo delle maglie basse fino alla fine della riga. Lavorate, vedete, tutte le mie maglie basse. Io adesso devo girare il lavoro. Giro il lavoro in questa maniera qui e non faccio la catenella. Chi mi segue sa che spesso non la faccio per favorire le principianti. Quindi entro subito, vedete, nel punto dove ho l'uncinetto e inizio a lavorare in ogni punto delle maglie basse. Quindi entriamo, vedete, in ogni maglia bassa e lavoriamo delle maglie basse in ogni punto. Qui ho il punto, entro e lavoro delle maglie basse. Quindi proseguiamo fino alla fine della riga lavorando le nostre maglie basse. Terminata, vedete, la nostra seconda riga, il lavoro si presenterà in questa maniera. Ancora giriamo il nostro lavoro senza fare nessuna catenella, vedete, nel punto dove ho l'uncinetto entro e lavoro la prima maglia bassa della terza riga. E adesso non devo fare altro che andare a proseguire in questa maniera qui, quindi lavorare tutte maglie basse in ogni punto fino ad arrivare all'altezza che desideriamo per la nostra borsa. Io adesso vado a proseguire e vi dico quante righe ho realizzato. Ho proseguito, come potete vedere, per un'altezza di 70 cm, in totale sono 73 righe, ok, con la mia lana. Ovviamente voi, in base al filato che usate, se usate lo stesso filato, farete alla stessa maniera. Adesso vedete, qui ho lavorato l'ultimo punto basso della riga in questa maniera qui. Adesso noi dobbiamo andare a fare un giro tutto intorno, quindi entriamo nel punto, nello stesso punto, vedete, dove abbiamo lavorato l'ultima maglia bassa, entriamo e lavoriamo un'altra maglia bassa per girare il nostro lavoro. Adesso in ogni riga, quindi allargate un po' il lavoro se vi viene difficile individuare le righe. Io ho lavorato la seconda maglia bassa qui, nella prossima riga, vedete, entro e lavoro un'altra maglia bassa.
Di nuovo in quest'altra riga lavoro un'altra maglia bassa. Basterà allargare leggermente il lavoro per individuare la riga, anche perché quando lavoriamo a maglia bassa è sicuramente più semplice. Quindi vedete, in ogni punto noi andiamo a lavorare una maglia bassa. Quindi ogni riga corrisponderà a una maglia bassa, quindi per ogni riga una maglia bassa. Andiamo a proseguire fino ad arrivare, vedete, nell'angolo del primo laterale. Quando arriviamo, vedete, nel primo angolo del laterale che dobbiamo girare, qui abbiamo il punto iniziale, la prima catenella, ce ne accorgiamo dal nodino. Quindi io entro in questa maniera qui e lavoro la prima maglia bassa e ne lavoro subito un'altra, quindi 2 maglie basse nello stesso punto, perché quando giriamo lavoriamo sempre 2 maglie basse nell'angolo. Ovviamente dipende anche dalle lavorazioni che andiamo a realizzare. E adesso vedete, in ogni punto entro e lavoro le mie maglie basse. Io porto come anche il filo, vedete, di rimanenza della catenella iniziale. Ed ecco che andiamo a lavorare, vedete, in questa maniera qui, tutte maglie basse. Quindi quando arriveremo, vedete, dall'altro angolo facciamo la stessissima cosa, 2 maglie basse per girare, iniziamo di nuovo l'altro laterale fino ad arrivare qui, che è praticamente l'inizio del nostro lato superiore. Quindi andate a lavorare tutta la base nell'angolo, 2 maglie basse, e lavoriamo anche il restante laterale. Una volta vedete che abbiamo completato un laterale, la base un laterale, adesso noi dobbiamo arrivare dove abbiamo iniziato, ovviamente da questa parte qua. Quindi io mi trovo in un altro angolo, vedete, sono nel lato, entro sul punto superiore e lavoro una maglia bassa. Per girare ne lavoro un'altra, quindi entriamo di nuovo come abbiamo fatto per gli angoli. E andiamo adesso a proseguire lavorando delle maglie basse fin dove abbiamo iniziato, quindi fin qui. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto della riga, realizziamo una sola maglia bassa, sfiliamo il filo e infiliamo il nostro ago, e a questo punto andiamo a chiudere. Quindi io sono, vedete, posizionata così, entro nel punto subito dopo. Per la lana potete usare anche un uncinetto che abbia la punta tonda proprio per le cuciture. Filo sul davanti, qui ho, vedete, il punto centrale ed entro in questa maniera qui e chiudo. Vado ovviamente a nascondere, ecco perché vi ho detto di usare questo tipo di ago, in modo che il nostro filo si saldi bene bene all'interno del nostro lavoro e non si veda più. Ed ecco che il nostro pannello è pronto. Adesso, ragazzi, per il nostro laterale noi dobbiamo andare a centrale circa 10-11 centimetri per quello che sarà praticamente la nostra base, e dove andremo ovviamente poi a lavorare anche i nostri laterali. Vedete, lasceremo uno spazio sia a destra che a sinistra e andremo a decidere quanti centimetri vogliamo lasciare per la nostra base. Io praticamente che cosa faccio? Conto 31 maglie basse, quindi dalla seconda maglia bassa, quindi non dalla prima delle 2, ma dalla seconda maglia bassa vado a contare 31 maglie basse, ok? E metto il mio marcapunti e faccio la stessissima cosa anche di qua. Inizio dalla seconda, vedete qui ho le 2 maglie basse per girare, inizio dalla seconda e conto 31 maglie basse e metto il mio marcapunti. Allora nel mio caso ho 2, 4, 6, 8, 10 e 11 maglie basse, che saranno in centimetri circa 10 centimetri. Ovviamente voi potete decidere le vostre misure a vostro piacimento. Il laterale sarà di circa 31 centimetri, ok? Quindi questa è più o meno la misura, insomma, che vado a decidere io. Adesso andiamo a lavorare i nostri laterali.
Per il nostro laterale metto su 12 catenelle perché 11 saranno i punti sul laterale più una catenella per girare. E quindi iniziamo, vedete, la nostra lavorazione entrando nella catenella in questa maniera qui e lavoriamo le nostre maglie basse in ogni punto. Quindi avremo in totale sulla riga 11 maglie basse, quindi maglie basse fino alla fine della riga. Arrivati, vedete, alla fine della riga, giriamo il nostro lavoro e come per il pannello non realizziamo la catenella ma entriamo, vedete, nel punto subito vicino all'uncinetto e lavoriamo la nostra prima maglia bassa. Adesso entriamo, vedete, in ogni punto e lavoriamo delle maglie basse fino ad arrivare alla fine della riga. Completata, vedete, la seconda riga, di nuovo giriamo il nostro lavoro, entriamo sempre nello stesso punto dove abbiamo l'uncinetto e lavoriamo ancora delle maglie basse. Quindi io adesso vado a realizzare delle righe di maglie basse fino all'altezza che ci occorrerà per la nostra borsa e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, io ho realizzato in totale 31 righe, questo perché dobbiamo andare a fare un giro tutto intorno al nostro laterale e saranno in totale 33 righe. Adesso alla stessa maniera del pannello andiamo a fare un giro tutto intorno, con la differenza che non facciamo la seconda catenella negli angoli. Quindi vedete, io mi trovo così, non faccio la seconda catenella ma entro nel punto, vedete, dopo e realizzo una maglia bassa, entro nel punto dopo e realizzo una maglia bassa e faccio così, vedete, per ogni punto. Quando arriviamo nell'angolo, anche nell'angolo non aumentiamo, quindi lavoriamo le maglie basse semplicemente come si presentano, perché altrimenti facendo la doppia maglia bassa potete avere difficoltà, specie per le principianti, quindi in questo caso evitiamo di farlo. Andate a completare una riga completa, quindi completa fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Una volta, vedete, che ho lavorato l'11° punto, taglio il mio filo, infilo il mio ago e vado a chiudere come vi faccio vedere sempre. Io mi trovo così, entro, vedete, nel punto dopo, filo sul davanti, entro al centro del punto ma entro anche nel nodino dietro e vado poi a nascondere all'interno del filato il filo rimanente. Facciamo in modo che non si possa ovviamente sfilare. E il nostro laterale, vedete, è pronto. Chiaramente andiamo a prepararne un altro identico. Una volta che, vedete, abbiamo realizzato i nostri laterali, dobbiamo andare a cucirli al nostro pannello. Io adesso ho posizionato, vedete, gli 11 punti in corrispondenza chiaramente degli 11 punti del pannello e poi con dei marcapunti ho bloccato il mio laterale. Questo perché magari durante la lavorazione avete saltato qualche punto, può capitare, specie insomma se uno non è abituato a lavorare magari le borse, così bloccando noi praticamente siamo certi che andiamo a fare la lavorazione precisa, quindi con la misura, vedete. Quindi adesso facciamo la stessa cosa con quest'altro lato. Io, vedete, evidenziato gli 11 punti, quindi voi mettete il marcapunti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11 punti e quindi andiamo, vedete, in questa maniera. Anche qui avevamo il marcapunti, però io l'ho rimesso per farvi vedere. Quindi che cosa faccio? Vado a bloccare, vedete, dove ho il marcapunti, iniziando sempre dalla base, quindi iniziamo dalla base così, ok? E anche qui facciamo la stessa cosa. Ecco qua. Una volta che abbiamo fissato, vedete, la base, andiamo sul laterale, quindi andiamo a sistemare qui il bordo. Come facciamo a sistemare il bordo? Allora, qui abbiamo
Per quanto riguarda il pannello della borsa abbiamo le due maglie basse, quindi noi che facciamo? Sulla seconda, vedete, andiamo a posizionare il nostro marcapunti così e fissiamo frontalmente così, vedete, deve essere lineare, guardate, deve essere lineare. Ovviamente poi qui andiamo a mettere dei marcapunti, qualche marcapunto per bloccare la lavorazione così, ok? E faccio la stessa cosa anche qui, vedete? Quindi abbiamo bloccato. Adesso dobbiamo fare la stessissima cosa anche di qua. Blocchiamo prima la parte superiore, quindi la allineiamo, vedete, con quello che è il nostro angolo, e anche di qua uguale, e blocchiamo con un marcapunti. La stessa cosa vedete su queste parti centrali. Non è importante dove mettiamo i marcapunti, l'importante è che andiamo a bloccare la lavorazione in modo che praticamente poi quando andiamo a cucire non abbiamo difficoltà. Quindi una volta che abbiamo fatto da entrambe le parti, vedete, questa lavorazione, andiamo a cucire. Iniziamo a cucire. Allora io infilo un ago. Allora per la lana potete usare anche l'ago ovviamente a punta sottile, mentre per il cordino, lo sapete, usiamo sempre l'ago a punta tonda. Allora io inizio da questo punto e vado a completare la cucitura, vedete, in questa maniera qui. Quindi iniziamo da qui, togliamo il nostro marcapunti e inizio, vedete, in questo punto. Un filo abbastanza lungo. Ovviamente qui noi lasciamo un po' di codina per andare poi a chiudere la nostra cucitura, e dentro in ogni punto in questa maniera, vedete, io mi trovo qui, sono uscita da qui e di lato entro e vado frontalmente. Ovviamente i modi di cucire possono essere svariati, quindi voi, se avete un modo che preferite, tranquillamente potete usare. Sto qui, vedete, entro qui e frontalmente di nuovo e vado a cucire. E vado a proseguire in questa maniera qui lungo tutto il perimetro del mio lato. Quando arriviamo, vedete, nell'ultimo punto, qui è dove avevo il marcapunti, io faccio marcia indietro, per così dire, ritorno di un punto indietro e ritorno sul davanti, perché questo punto va chiaramente saldato bene, ok? Quindi possiamo entrare più volte per fermare quella che è la nostra, vedete, cucitura in questa maniera qui. Ed ecco qui che abbiamo cucito. Adesso andiamo ovviamente internamente e andiamo a nascondere il nostro filato.
Ecco perché l'ago con la punta in questa maniera ci sarà più utile, perché ci farà praticamente entrare all'interno del tessuto e quindi la nostra borsa non rischierà di avere fili visibili. Quindi stendiamo la lavorazione e vedete che si risulta così. Adesso andiamo a sistemare la codina, sempre con ago. Qui abbiamo, vedete, il punto dove abbiamo iniziato, entriamo così e così, e anche qui vedete andiamo a chiudere bene il punto. E all'interno di nuovo e andiamo a nascondere il filo internamente, ok? Quindi adesso andiamo a fare la stessissima cosa anche di qua e la nostra borsa è stata cucita perfettamente. Una volta vedete che abbiamo cucito entrambe i laterali, la nostra borsa si presenterà così. Adesso vi faccio vedere come posizioniamo delle calamite con alette. Allora guardate, io le posiziono in modo che praticamente dopo si aprano e si chiudano senza difficoltà. Vado ad usare, vedete, un piccolo quadratino di feltro dove forrerò gli spazi per inserire le alette e chiaramente vedete al centro qui ho messo la piastrina di ferro. Questa lavorazione ci aiuterà, possiamo fare anche tutto il contrario, allora ne ho fatte due, vedete, per farvi vedere. Ok, possiamo mettere la piastrina qui, la possiamo mettere sul davanti. Ho fatto entrambe le modalità per farvi vedere, anche perché io poi vado a foderare la borsa e quindi a me non si vedranno. Se non foderate la borsa, ricordate che le estremità vanno cucite con ago e filo o ago e filo di nylon, ok? Non dovete lasciarle così libere. Io metto la fodera, quindi a me non si vedrà. Allora, che cosa facciamo? La prima cosa che dobbiamo fare è decidere dove posizionarle. Decidiamo dove posizionarle, vi faccio vedere dopo ovviamente. Come facciamo a prendere la misura? Allora, la misura in questo caso, la mia è 2,5 cm per 2, ovviamente questo è opzionale. Come faccio? Prendo quella che è la piastrina di ferro, eccola qui, e vado a posizionarla, vedete, al centro. In questo caso io sono approssimativa perché non si vede il lavoro, quindi non prendo la misura giusto proprio al centro. Vado a segnare con una penna i lati dove devo andare a forare. Fatto questo, piego su se stesso, vedete, a metà e con una forbice vado a tagliare. Ovviamente mi servirà giusto un taglietto piccolo. Adesso vado a inserire all'interno le alette e poi metterò la piastrina. Questo è il sistema. Ovviamente noi lo andiamo a fare prima sulla borsa. Allora guardate, la misura che ho preso qual è? Allora qui ho, vedete, la cucitura intorno del punto basso. Qui ho il primo nodino, io vado su quello sottostante. Quindi dobbiamo andare a vedere come abbiamo, ovviamente devono essere le parti, devono essere uguali, ricordate, qui vedete abbiamo il nodino visibile, quindi sulla parte sottostante del nodino visibile, che qui vado a posizionare la mia calamita. Quindi guardate, qui ho il nodino, io vado a posizionarla qui, nella parte sottostante. Assicuriamoci che sia uguale, più o meno, vedete, è uguale. La distanza, vedete, anche è uguale nei lati. Fatto questo, vado a prendere il quadratino, prendo il dischetto metallico o tutto il contrario e piego le alette con una pinza. Una volta vedete che abbiamo fissato le nostre alette,
il risultato sarà questo. Quindi entrambe, vedete, le alette sono fissate e posizionate. Adesso andiamo a preparare i manici in modo che, vedete, questi punti che andiamo a realizzare intorno ai nostri manici ci diano la possibilità di posizionarla in un modo molto più semplice rispetto alla semplice cucitura solo nei fori. Esteticamente è più carina, ma è anche molto più semplice andare a posizionare. Adesso vi faccio vedere come lavoriamo intorno al manico. La coppia di manici, vedete, arriverà in questa maniera qui, a questi forellini, dove noi andiamo a lavorare delle maglie basse. Prendiamo un uncinetto chiaramente che entri nei fori e iniziamo, vedete, entrando nel primo foro. Io uso un 3,5, ma se riuscite anche col 3 va bene. Andiamo a lasciare un po' di codina più lunga che poi porteremo con noi. E iniziamo in questa maniera. Allora guardate bene, questo è il filo del gomitolo lungo, io porto dietro così il filo, la codina, e vado a lavorare una catenella in questa maniera qui. Adesso entro di nuovo all'interno del foro, carico il filo dal gomitolo e lavoro una maglia bassa. Entro nel prossimo foro. Qui vedete ho la codina che vado a bloccare dietro, prendo il filo dal gomitolo e lavoro una maglia bassa. E di nuovo entro di nuovo e lavoro un'altra maglia bassa. Quindi lavoriamo 2 maglie basse in ogni foro. E di nuovo una maglia bassa, la codina, vedete, la portiamo con noi e un'altra maglia bassa. 2 maglie basse in ogni foro. Una volta che abbiamo completato, vedete, io taglio ovviamente un po' di filo più abbondante perché devo andare a cucire e tiro il filo in questa maniera qui. Adesso la nostra codina, vedete, che abbiamo lasciato, prendo un ago e la vado a inserire all'interno. Faccio questo in modo che il punto si fermi bene bene, quindi non succederà che si sfili sicuramente. Vado a inserire all'interno della lavorazione il filato e poi taglio. Ed ecco come si presenta, vedete, la lavorazione. Adesso andiamo a fare la stessissima lavorazione in tutti e 4 le orecchie, diciamo, dei nostri manici, perché sembrano proprio delle orecchiette. Quindi andiamo praticamente a fare la stessa lavorazione a tutte e 4. Adesso guardate, io vado a prendere diciamo la misura dove voglio andare a posizionare i miei manici, vedete, perché io li devo posizionare, li devo cucire ovviamente in questa maniera qui, quindi devo andare a prendere la misura in modo che siano uguali sia a destra che a sinistra. Come ho fatto? Allora, vedete, noi nei lati abbiamo il punto basso, riusciamo a vedere la maglia, il nodino della maglia bassa al rovescio, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. E faccio la stessima cosa di qua, vedete, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Quindi sia di qua che di qua metto un marcapunti. Poi vado ad appoggiare il manico per rendermi conto di quanto spessore, diciamo, io voglia dare partendo da qui. Quindi da qui, vedete, ho 2, 4, 5 righe, lascio 5 righe
salto questo punto, quindi tra un nodino, vedete, e l'altro 1, 2, 3 e 4 nodini, e centralmente sul punto, sulla riga giù sottostante, questa è una riga, vedete, questa ne è un'altra, vado a mettere il marcapunti, in modo che adesso quando vado a cucire seguirò questa linea guida. Ovviamente prima di cucire possiamo anche bloccare il nostro manico in questa maniera qui, guardate, mi trovo così, posso andare ad allargare così e blocco il manico. Faccio la stessa cosa anche di qua, allargo e blocco il manico con il marcapunti, e anche qui allargo un po' il manico e faccio ovviamente la stessissima cosa. Così vedete abbiamo una linea guida per andare a cucire ovviamente il nostro manico alla borsa in questa maniera, e andiamo a cucire. Una volta vedete che abbiamo posizionato i nostri manici sia di qua che di qua, la nostra lavorazione è terminata. Vedete, i manici combaceranno perfettamente perché abbiamo in tutte le nostre fasi abbiamo preso ovviamente le nostre misure. Quindi adesso andate a realizzare ovviamente la vostra versione. Io vado anche ad inserire una fodera per chi volesse foderare la borsa con il feltro. Sulla mia pagina video, nella sezione video, trovate la fodera di feltro, oppure fate la ricerca su YouTube fodera di feltro. Io vi saluto al prossimo tutorial.